Buongiorno bellezze, oggi micro pittura dedicata agli animali del bosco in autunno. Per prima cosa creiamo un color carne, un beggiolino chiaro, mixando al bianco una puntina di marrone. Cominciamo con il pennello liner a creare il volto del nostro cerbiatto, quindi cominciamo con una sorta di ovale che poi si allunga verso destra. Sempre con lo stesso pennello e sempre con lo stesso colore cominciamo a dare una forma, anche se approssimativa, del corpo e delle zampe del nostro cerbiatto, quindi ci allunghiamo verso il basso e poi verso destra e scendiamo per le zampine. A questo punto con lo striping un marrone un pochino più scuro andiamo a creare le corna, quindi il colore deve essere molto ben diluito e non ci deve essere eccesso di colore sul pennello, e cominciamo ad appoggiare e a creare queste linee curve. Passiamo al design del dito medio, creiamo un grigio non troppo chiaro ma neanche troppo scuro, mixando il bianco una puntina di nero, e creiamo un tondo. Creiamo altri due tondini per le orecchie del nostro orso e poi scendiamo verso il basso con una sorta di gobba sulla sinistra e più dritti verso destra per creare il corpo dell'orsetto. Ultimo animaletto che andiamo a creare è il procione, quindi con un marrone medio creiamo un tondo abbastanza grande, le orecchiette, e cominciamo a dare la forma del corpo, non tutto, non verrà colorato adesso, e della zampina in basso, creata con il pennellino striping. Sul mignolino creiamo un bosco, quindi andiamo a appoggiare il pennello e rilasciare più colore per gli alberi che si vedono in primo piano, e delle linee molto sottili per dare la prospettiva degli alberi in lontananza. Sui pollici creiamo con il giallo puro e il pennellino liner degli uccellini, quindi un tondo, un ovale, e poi facciamo una sorta di virgola per creare la codina degli uccellini. Sempre pennello liner, colore ben diluito marrone, cominciamo a creare prima il tronco e poi ci allunghiamo per creare i rami del nostro albero. Torniamo al cerbiatto, creiamo i dettagli, quindi con il nero ben diluito e lo striping andiamo a creare il naso, l'occhietto, quindi una riga e poi un mezzo tondo sotto, le nostre orecchie, la parte bianca della pancia e i puntini sul dorso. Ricordatevi di diluire sempre molto bene il colore. Il design è uguale sia su mano destra che su mano sinistra. La stessa cosa la facciamo per l'orso, quindi diluiamo molto bene il bianco con proprio una puntina piccolissima del nostro grigio, e andiamo a creare delle linee per dare un movimento e per dare l'idea del pelo dell'orso, e poi col nero occhi e naso. Cominciamo a creare i dettagli anche del nostro procione, cominciamo con un grigio scuro a creare questa sorta di triangoli per le macchiette che contorneranno l'occhio, il nasino e le orecchie. Con il nero creiamo un puntino al centro di queste macchie grigie, un puntino bianco per dare luminosità all'occhio. Sempre col bianco, sempre col pennello striping, creiamo la parte chiara attorno al nasino e la parte attorno agli occhi, diamo dei punti luce anche sulle orecchie. Col nero creiamo il naso e le sfumature del pelo. Quindi, vi mostro adesso i passaggi uno ad uno, quindi questo quando ho usato il colore bianco e questo per concludere l'intero lavoro.
Creiamo adesso gli sfondi, quindi sempre con il marroncino creiamo un albero, con l'arancione, il giallo e il rosso picchiettiamo per creare le chiome degli alberi, e con un verde più chiaro e un verde più scuro l'erba alla base. Allo stesso modo che per il mignolo creiamo gli alberi, il bosco attorno all'orsetto, e poi facciamo come per il cerbiatto, quindi con i nostri 3 colori autunnali creiamo le chiome degli alberi. In questo caso facciamo anche con un azzurro molto 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 ben diluito il fiumiciattolo che parte dall'orso e, come vedete, arriva fino al cerbiatto, e lo contorniamo con il nero. Per il procione creiamo con l'arancione e una puntina di giallo le foglie attorno al corpo e attorno alla figura dell'animaletto, e creiamo attorno a lui il tronco dell'albero da cui esce con il marrone e lo striping. Riprendiamo il design sul mignolo, quindi chioma degli alberi e foglie sulla pavimentazione col giallo e con l'arancione, e andiamo a creare i particolari dei nostri uccellini, quindi un puntino per l'occhio e una stanghetta lineetta arancione per il becco, e qualche venatura all'albero con l'acrilico nero. Questa è la visione d'insieme sulla mano destra e sulla mano sinistra. Una passata di top coat brillante, e questo è il risultato. Molto tenero, molto carino e molto originale. Io vi do un grosso bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ciao!